Prepareremo una torta dove la base della torta è data dal cioccolato e dalle pere, quindi ci prendiamo una macchinetta che si chiama planetaria e andiamo a sviluppare questa preparazione. La macchina sta lavorando, l'albume viene raccolto dalla frusta e comincia a caricarsi di aria. Aggiungiamo intanto lo zucchero, la prima base di zucchero, e andiamo a mettere all'interno di questa casseruola questa base di zucchero e acqua. Andremo a fare uno sciroppo 1-1 con aggiunta di cannella, in modo che diventi uno sciroppo di zucchero speziato alla cannella. Lo dobbiamo lasciare bollire e quando arriva a ebollizione sarà pronto. Nel frattempo che la massa e lo zucchero cuociano, aggiungiamo il cacao alla parte restante di zucchero e anche la nocciola. Mescoliamo tutti gli elementi polvere. Ricordiamoci sempre che nelle masse con la presenza dello zucchero, lo zucchero non è calcolato come polvere ma è calcolato come liquido. Dobbiamo amalgamare bene in modo che non ci siano punti dove c'è più presenza di nocciola o più presenza di cacao. Intanto la massa continua a lavorare. L'aggiunta di zucchero non permette di far granire troppo la meringa, la base. Questo permette anche di avere quindi una miscelazione migliore degli ingredienti. Quindi facciamo cadere a pioggia un po' di polvere e mescolando da sotto sopra come si fa normalmente, quindi il nostro composto prende un colore dato dalla polvere di cacao, mentre la nocciola dà questo profumo e questo aroma unico. Bene, fatta la massa, togliamo lo zucchero, lo mettiamo da parte e andiamo a inserire in un sacchetto da pasticcere il nostro preparato. E questo fa sì che siamo certi di poter lavorare bene. Utilizziamo stampi in Flexipan e che siano con la perfetta misura del prodotto che è la farcia, e andiamo a inserire all'interno della preparazione uno strato sottile di massa giapponese. Cottura di questa pasta è una cottura in forno a 160 gradi, possibilmente con la valvola aperta, perché la valvola aperta fa sì che il prodotto possa asciugare in modo corretto molto meglio. La teglia che utilizziamo è forata, come vedete, una teglia con fori, perché così favorisce la cottura anche sulla base. Lasciamo un po' di spazio tra una preparazione e l'altra. Nel frattempo possiamo cominciare a pensare di organizzare le pere che devono essere cotte. Vado a sbucciare le pere. Quindi prendiamo un sacchetto da cottura, andiamo a inserire le nostre pere, aggiungiamo, come dicevo sempre e abbiamo sempre detto e ribadirò sempre, un solo chiodo di garofano
e anche la stecca di cannella sarà minima nella sua quantità, un poco di vino e lasciamo cuocere. Andiamo a chiudere nel sacchetto sottovuoto, lo tiriamo al 100%, lasciamo la pera intatta, la facciamo cuocere o in forno o in una pentola con acqua, oppure anche in una macchina da sottovuoto. Il vantaggio di cuocere sottovuoto è che rinforziamo con rapidità il profumo e il gusto delle pere, ma non solo, facciamo sì che le pere non perdano la loro forma. Quindi acqua a coprire e portiamo a ebollizione. Il passo successivo è fare la farcia. Per prima cosa direi che possiamo pensare di montare la panna. La panna non è molta e quindi andremo a montarla a mano. Lo sbattimento della panna per incorporare tanta aria è uno sbattimento a 8, che è questo, quindi incorpora rapidamente aria e quindi gonfia, diventa lucida. Ecco, la panna nel termine corretto per l'utilizzo che dobbiamo fare noi deve essere montata lucido. Non dobbiamo assolutamente mettere in frigorifero la panna. Andiamo a rompere un po' il cioccolato in modo che possa fondere con più facilità. Intanto il nostro zucchero lo possiamo filtrare, lo scaldo un attimo ancora, lasciato il colore della cannella, un goccio d'acqua, il cioccolato sta fondendo, serve una bacinella per l'uovo, il tuorlo d'uovo. Filtriamo la base di zucchero dove è macerata la cannella, che oltre al profumo ha lasciato anche un colore. Il cioccolato sta fondendo, ci mettiamo in linea con tutte le basi e poi di seguito andiamo a amalgamare il tutto. Possiamo inserire i tuorli. Insieme ai tuorli aggiungiamo lo zucchero alla cannella, montiamo la planetaria, la facciamo partire e adesso andremo ad aggiungere il burro in modo da amalgamarlo, facendolo fondere, rimanendo sempre della sua bella consistenza. Li prepareremo in questo modo, ricavando dei quadrati di pellicola, posizioniamo all'interno il nostro, la tiriamo molto bene, dovete tirarla e deve formare quasi uno specchio, quindi si deve essere ben liscia, e questi li possiamo appoggiare in frigorifero in modo che possano lavorare bene. Nel frattempo prepariamo il vino cotto, quindi ho questa base di vino e lo faccio bollire, facendolo ridurre in modo da avere una bella concentrazione che sarà l'elemento di condimento alla preparazione. Mi sono messo a bagno anche dei fogli di gelatina, aggiungo l'altra parte di gelatina strizzata
al vino in modo che gelifichi leggermente. Bene, faccio fondere la gelatina che serve al sottoscritto per terminare il dolce. La gelatina fusa la aggiungiamo alla base di cioccolato, quindi aggiungiamo la gelatina, andiamo a amalgamare bene. Questa stabilizzerà ulteriormente la mousse. Questi impasti devono essere abbastanza solidi, una parte di massa insieme al cioccolato, è inutile amalgamare troppo e quindi aggiungiamo l'altra parte, aggiungo una parte di panna e ripeto l'operazione. Serviamo il nostro sac à poche, recuperiamo tutta la base che abbiamo fatto, i nostri stampi che sono già ben freddi. Sto un qualche millimetro sotto la forma dello stampo e andiamo a metterlo in raffreddamento, il nostro vino, e lo metto a raffreddare per il passaggio successivo. Anche questo è un abbattimento positivo. Le nostre pere le possiamo togliere, hanno una certa consistenza ancora, perché la mousse è morbida. Se facessi una pera ancora morbida rischierei di avere una troppa morbidezza e troppa sofficità nella preparazione. Aggiungiamo del ghiaccio e andiamo a raffreddare. Togliamo anche le cialde di biscotto giapponese. Lo appoggiamo su una griglietta. Allora, il biscotto ovviamente in questo modo è molto liscio sulla superficie. Altra cosa che possiamo vedere è che questo biscotto è un biscotto molto vaporoso all'interno. Prepariamo la pera in modo da essere presentata al meglio sopra il nostro dolce. Eliminiamo la base e andiamo a tagliarla in modo leggermente storto, non proprio diritto, cercando di arrivare fino al centro, lasciando le basi un po' più grosse. Questo serve, oltre che per dare un decoro alla pera, serve anche per dare una facilità di consumo da parte dell'ospite. Quindi la nostra pera si apre un po' facendo un po' la sagoma. Andiamo a bruciacchiare un po' la pera sui bordi, proprio bruciarla nel senso di bruciarla. In questo modo la asciughiamo anche un po'. Un poco di zucchero, che male non fa. Vado a sporcare un po' la superficie del frutto, andiamo a bruciarne leggermente i bordi in modo da renderli vivi. Sempre il nostro passo, posizioniamo un po' di gelatina stracciata sul fondo del nostro piatto. La gelatina al vino stracciata in questo modo rimane solida
nel suo punto, un pezzo di dolce, e andiamo a liberarlo dalla pellicola. Scaldiamo leggermente il contenitore e facciamo cadere la mousse. La nostra mousse quindi va a cadere esattamente sulla nostra cialda. Lo posizioniamo al centro della gelatina, mettiamo un altro disco di massa giapponese e andiamo a posizionare sopra la massa giapponese la nostra pera.